carissimi, vi do il benvenuto su questo nuovo video di migliorarsi in pratica. Ricordatevi che seguendo migliorarsi in pratica si rende la propria vita magica. Questo è il mio nuovo slogan, meraviglioso, eccezionale, guai a chi lo critica. E entrando nel clou di questo video vi vado a spiegare un attimino, da notare l'attimino, di che cosa parleremo. Parleremo di questa grande, meravigliosa cosa di riconquistare il proprio ex. Esistono tantissimi video online, ci sono tantissimi love coach, eccetera, eccetera, che con pochissimo vi faranno riconquistare il vostro ex, la vostra ex. Beh, dobbiamo un attimino pensare, essere realisti, chiarire un concetto. Non è così semplice. Fortunatamente esiste il libero arbitrio e almeno che uno non usi dei metodi ipnotici estremamente potenti, un attimino che cosa si può fare in queste circostanze. Innanzitutto bisogna affrontare un paio di questioni, forse anche più di un paio. La prima questione è siamo stati lasciati, ok. Vogliamo a tutti i costi riconquistare la persona, l'ex che è diventata ex, che è entrata nella categoria delle o degli, dipende, ex, ma dobbiamo innanzitutto chiederci perché io voglio ricostruire questo rapporto. Le motivazioni possono essere molte. Io voglio ricostruire questo rapporto perché la persona mi manca, io la amo follemente. C'è da farsi delle domande. Se la persona ti manca così tanto e la ami follemente, perché questa persona ti ha lasciato? Certo, non sempre è una responsabilità diretta nostra, anche se poi, se guardiamo bene, a ogni azione esiste sempre una causa ben precisa, che magari per distrazione, per flusso, diciamo così, per noia, per il fatto di trovarsi in una comfort zone che riguarda il rapporto, abbiamo ignorato tranquillamente, non ci siamo resi conto di quello che stava succedendo. Però spesso le responsabilità ci sono e la responsabilità spesso non è quasi mai di una persona sola. Anche chi subisce il fatto di essere lasciato o lasciata spesso ha da guardarsi un attimino dentro e capire esattamente cosa ha fatto oppure cosa non ha fatto. Quindi è importante riuscire a capire le motivazioni che ci portano a voler riconquistare una persona. Non è mai facilissimo, perché quando si arriva ad una rottura spesso ci sono delle motivazioni importanti. Se per quella persona non si prova più l'amore che prima rendeva unico quel rapporto, se quella persona non ci attrae più anche solamente fisicamente, certo è che non è semplice, quindi non è una strada facilissima, ma come tutte le cose è possibile riuscire a fare qualcosa e come al solito il vostro Andrea vi darà delle tecniche eccezionalissime per potervi aiutare in questo, però sempre in modo molto corretto e molto realista. Quindi capire un attimino cos'è che ci porta, quindi farsi delle domande, quelle cose che tutti odiano ma che sono indispensabili nel miglioramento personale, nella crescita individuale, è sempre quello di farsi delle domande. Che domande potremmo farci? Una potrebbe essere: perché io voglio tornare con questa persona? Un'altra domanda potrebbe essere: che cosa io farò di diverso nel momento in cui avrò una mia seconda chance? Che cosa cambierò?
nelle cose che faccio e soprattutto in quello che io sono. A cosa presterò più attenzione? Cosa voglio fare per me soprattutto, per non trovarmi più a soffrire così tanto dell'abbandono della persona o di un'altra ipotetica persona? Cos'è che mi spinge a voler riavere la persona che mi ha lasciato e che al momento sembra non volerne sapere nulla di me? Che cos'è che mi porta a rivolerla? È semplicemente un desiderio dell'ego, cioè il fatto di sentirmi privato di una cosa mia, di un mio oggetto, il fatto di sentirmi solo e abbandonato, il fatto che lei è una donna oppure lui è un uomo magari più giovane, magari muscoloso, eccetera, e troverà facilmente mentre io no? Queste non sono motivazioni valide, queste ultime che ho elencato, per poter riavere una persona. Una strada improntata su questo tipo di desideri, sappi già che non ti porterà a nulla di positivo. Se si sente che la mancanza, il desiderio di riconquistare questa ex, questo ex, è condotta a noi da queste emozioni, da questi pensieri, bisogna cominciare a lavorare su noi stessi, probabilmente da soli, e cercare di ricostruire quello che è il nostro interiore. Addirittura io ho sentito persone dire: preferirei che quella persona fosse morta piuttosto che vederla felice con altri. Questa cosa è terribile, ma tante persone lo pensano, perché in questo caso si capisce che dietro c'è un desiderio di possesso. Questo non è amore e questo non porta a nulla. Un'altra questione da affrontare è il fatto di capire che per ottenere un risultato del genere noi dobbiamo procedere su più livelli. Un livello è quello pratico, cioè delle cose da fare, delle azioni da fare e soprattutto delle azioni da non fare per potermi riavvicinare a quella persona. E un altro punto fondamentale su cui lavorare è quello di assumersi la responsabilità di quello che è successo nella propria vita e lavorare su noi stessi per cercare di capire che cosa ha portato a questo. Questi sono punti fondamentali. Quando mi riferivo al fatto delle cose da non fare, sono una serie di strategie pratiche che fanno sì di non andare a rovinare ulteriormente il rapporto fra le persone. Esempio tipico di cose che si fanno quando si viene lasciati è quello di tempestare di messaggi, di chiedere ma c'hai un'altra, ma c'hai un altro, tutte queste cose qua. Sono tutte cose da evitare, da evitare, da evitare, da evitare, perché poi fanno sì che la persona perda, si sente infastidita, anche perché dobbiamo considerare, che se ci siamo passati lo sappiamo, che anche lasciare una persona non è una cosa semplice, non è un qualcosa che non porta delle conseguenze dal punto di vista emozionale, dal punto di vista della coscienza, è un trauma anche per l'altra persona e quindi dobbiamo cercare di lasciar elaborare questo trauma in tranquillità. Si rischia poi, quando ci si umilia in maniera quasi vergognosa davanti a un'altra persona, di perdere completamente quel minimo di fiducia, di stima che si poteva avere, e quindi si rischia di fare veramente peggio. E la cosa importante è saper mantenere il silenzio in certi momenti. È importantissimo, il silenzio è costruttivo, è una calce che va a creare le fondamenta per qualcosa di nuovo a volte. Sembra strano, sembra un paradosso, ma è proprio così. Noi in questo meraviglioso, splendido, eccezionale video ci occuperemo di due aspetti fondamentali che poi si concretizzeranno in due tecniche
Che tipo di tecniche mi vuole dare quest'uomo? Bene, allora sono tecniche, come sempre, ci tengo a specificare questi punti perché non ci sia nessun tipo di confusione, perché è importante. Sono tecniche di cui io sostengo e sosterrò sempre la validità estrema. Sono tecniche che non hanno niente a che vedere con la psicologia, sono tecniche che hanno degli aspetti energetici e che hanno a che fare con la metafisica, sono tecniche che non sono scientifiche. Chi ti dice che sono scientifiche tecniche del genere ti dice un sacco di fesserie, ma non sono scientifiche perché non hanno una replicabilità sperimentale, perché sempre per lo stesso vecchio discorso, cioè perché c'è una variabile umana, ci sono delle variabili talmente personali, talmente varie come variabili, scusami il gioco di parole, che non si può adottare un procedimento, una logica che possa essere definita scientifica. Ma con questo ti dico che sono tutte tecniche che ti aiutano, migliorano la persona e ti portano avanti. Noi affronteremo gli aspetti del lavoro su di sé fondamentalmente, e un altro aspetto importante sarà quello di fornirti di una tecnica che potrai trovare in descrizione. Non la metto qua perché sennò si fa un video di 4 ore e mezzo e credo che non sia proficuo per nessuno, né per me né per voi. Ti dovrai iscrivere con la tua email, non ti manderò le proposte d'acquisto di Amazon, non ti preoccupare. Ti iscriverai e potrai scaricare questa tecnica. Tra l'altro la cosa è molto utile per un semplice fatto: avendo i file audio potrai salvarli sul telefono, sul tuo PC e andarli a ricercare ogni volta che vuoi senza dover andare su YouTube e cercare i video. Ti metterò anche l'altra tecnica, la metterò non adesso, però la metterò l'altra tecnica che ti presento qui. Non ti starò a fare la tecnica guidata qui, l'altra, ma ti dirò come farla. Una tecnica riguarda una cosa molto importante: il fatto di tagliare ciò che ci collega, che ci attacca in maniera non positiva, non costruttiva agli altri. Bada bene, perché questa tecnica è molto utile sia per chi viene lasciato, sia per chi lascia, sia per quelle persone che non trovandosi più bene, non avendo più riscontro dei loro sentimenti, diciamo che cercano una strada per chiudere una situazione che non può andare avanti, ma che, legati da convinzioni, legati da particolari situazioni, non riescono a farlo. Ed è importante capire da un punto di vista interiore, da un punto di vista emozionale, come fare a rimuovere quei fili, quei legami che ci tengono a volte in maniera negativa e assolutamente penalizzante per noi, legati agli altri. Questo vale anche con i rapporti di amicizia in realtà. Infatti è importante capire come alcuni rapporti, anche di amicizia, che ci fanno stare male, che ci portano sempre a pensieri negativi, è brutto dirlo raga, ve lo devo dire, vanno rimossi, vanno chiusi, perché noi dobbiamo cercare di orientarci verso tutto quello che è costruttivo, che è piacevole, altrimenti continuiamo a rimbalzare in quei loop tremendi che poi si concretizzano con quei discorsi sentiti da tutti. I miei amici, le mie storie di amicizia vanno sempre male, i miei rapporti vanno sempre male, trovo sempre persone che mi dicono questo, trovo sempre persone che mi fanno questo e bla e bla e bla, perché è un loop che sta a te interrompere. Nel momento in cui lo interrompi, l'energia cambia e cambiano anche le persone. Non è una cosa scientificamente probabile, ma è una cosa che ti suggerisco caldamente di sperimentare, perché questa cosa ti cambia, può cambiarti la vita, diciamo così, per non essere troppo tassativo, anche se vorrei esserlo, ma è meglio non esserlo.
L'altra tecnica che ti andrò ad illustrare nel modo in cui si opera è una tecnica che serve per mettersi in quello stato emozionale per cui vediamo aperte delle possibilità. È chiaro che mettersi in uno stato emozionale, emotivo, energetico giusto è importante, poi di lì dovrai adottare una serie di strategie che sicuramente un po' saranno dettate dal tuo intuito perché la persona che hai di fronte tu la conosci, io non la conosco, quindi magari potrai avere per intuito, per esperienza, per conoscenza dei mezzi per poter capire come affrontare la cosa, ma l'importante è entrare nel giusto stato emozionale. Intanto ti ricordo di fare una cosa importantissima prima di iniziare, ed è quella di iscriverti al canale immediatamente, di cliccare sulla campanellina per essere aggiornato, aggiornata ogni volta che questo pazzo farà un altro video, e scaricare la tecnica sotto, importantissimo, e rimanere iscritto a quella lista perché ti arriveranno degli omaggi, dei suggerimenti, delle cose molto utili, cose che altri vendono sinceramente, però io, siccome sono io e non sono gli altri, faccio come mi pare. Quindi detto questo, ti dico che se non ti iscrivi al canale il video si bloccherà e non potrai vedere la tecnica. No, non è vero, è una stronzata, però ci ho provato. Che vi devo dire? Ci ho provato. Comunque, iniziamo questa tecnica. Ti dico che è importante fare i passi che ti ho illustrato prima, cioè prima fai una piccola analisi su quello che vuoi veramente da questa azione. Ritorno a dirti che se ti rendi conto, anche se la cosa ti fa soffrire, che il desiderio di riavere quella persona non è un desiderio pilotato da un amore, da uno stato di connessione con la persona, da uno stato anche di coscienza, cioè di rendersi conto degli errori fatti e in qualche modo di voler rappacificare, di voler riarmonizzare con quella persona, ma è semplicemente un desiderio di possesso, di dire io non devo, io non posso essere lasciato, ho lasciato, ma come si sono permessi? Sappi che qualsiasi tecnica tu farai ti porterà a delle conseguenze, perché qualcosa succede sempre, ma non saranno mai quelle giuste, quelle che desideri. Questo te lo posso mettere per iscritto, perché è così che funziona. Non esiste una tecnica, a parte alcune tecniche che riguardano l'ipnosi, assolutamente sconsigliabili, che ti possa far pilotare le decisioni delle altre persone. Tutto ciò che è energetico, che è emozionale, che è in un certo senso potremmo definirlo anche spirituale, anche se non ha a che vedere con la religiosità, non ci capiamo male, ma che ha a che vedere con quel lato assolutamente inquantificabile di tutto ciò che non si può controllare. Segue un flusso. Quando la tua energia è pulita, ti rivolgi a qualcuno con un desiderio, un sentimento puro, quando riesci a abbinare le azioni e i desideri in maniera giusta, in maniera connessa, veramente si assistono a dei mezzi miracoli, come li chiamo io, perché veramente non c'è parole per descriverli. Adesso iniziamo con la nostra tecnica e innanzitutto, come di consueto, comincia a trovare un posto tranquillo, un posto calmo, dove puoi stare appunto in pace, senza che nessuno ti disturbi, senza avere intromissioni esterne. Trova questo luogo, dopodiché
ti suggerisco di iniziare una prima fase di rilassamento che è sempre molto utile. La fase di rilassamento si ottiene sdraiandosi o mettendosi seduti comodi e cominciare a respirare, ascoltare, seguire il proprio respiro. È importantissima questa fase ed è importante un dettaglio che adesso ti farò notare. Cerca di osservare il tuo respiro quasi esternamente, non artefare il respiro, non creare un respiro apposta per questa situazione, per questa osservazione. Questo è fondamentale. Sembra un dettaglio di poco conto, ma in realtà è importantissimo. Quindi devi osservare il tuo naturale respiro. Comincia a farlo per alcuni secondi, a seconda di quanto riesci a sentirti tranquillo, a posto e rilassato o rilassata. Quindi comincia a respirare, osserva il respiro, osserva com'è, osserva se è un po' stanco, un po' affaticato, se è veloce, se è lento. Comincia a osservarlo, lascialo fluire, lascialo entrare ed uscire, senza in nessun modo cambiarlo, senza in nessun modo giudicarlo. I pensieri che magari in questo momento particolare della tua vita si affolleranno nella mente, è giusto che entrino alla tua consapevolezza. Tu non li rifiutare assolutamente, ma osservali e una volta che li hai osservati, li hai accolti, ritorna all'osservazione del tuo respiro e lasciali prendere un'altra strada. Questa tecnica inizia concentrandoti sul tuo corpo. Comincia a lasciar passare tutte le sensazioni, tutto il dolore di una perdita dal punto di vista relazionale, oppure il dolore, la frustrazione, il sentirsi abbandonati, tutti quei dolori, tutte quelle sensazioni che affollano la mente, il cuore, il corpo di chi in certi momenti affronta questi disagi assolutamente normali che nella vita capitano a chiunque. Questo vale anche per chi deve prendere una decisione e si sente incerto sul da farsi, si sente bloccato, quindi fa passare dentro il corpo ogni sensazione, ogni emozione, sentila a pelle, sentila nel tuo corpo, perché la mente, l'emozione e il corpo sono una cosa sola. Se il tuo scopo è quello di riconquistare la persona che hai perso in qualche modo, comincia a pensare a quale sensazione provoca nel tuo corpo l'idea di averla, l'idea di non riaverla, che cosa senti. Comincia a focalizzarti sul corpo, su dove senti quella piccola sensazione di pesantezza, quella piccola ansia, quel piccolo blocco. Spesso si manifesta a livello dello stomaco, a livello del plesso solare, quindi nella nicchia che c'è nella congiuntura della cassa toracica, appena sotto lo sterno. Concentrati su quel dolore, concentrati su quella sensazione che può non essere un dolore, ma è comunque una sensazione. Può essere dove ti ho indicato, può essere in tanti posti del corpo. Comunque puoi sentire, in base ai pensieri, alle emozioni che passano nella tua mente, nel tuo cuore, questa sensazione. Quando la senti, la identifichi, concentrati su di essa e chiediti, fagli delle domande, fai delle semplici domande. Questa domanda molto importante è: che cosa c'è dietro questo dolore? Che cosa nasconde questa sensazione? Che cos'è che io devo sapere ma non riesco a vedere? E concentrati sulla sensazione. Spesso quando si rivolge questa domanda alla sensazione, chiaramente non la rivolge alla sensazione ma la rivolge a te stesso, il dolore si placa, la sensazione si placa, sembra andarsene
oppure sembra spostarsi. Se la sensazione si sposta, dedica la tua attenzione, sposta la tua consapevolezza al nuovo luogo dove sta il dolore, la sensazione, e fagli la stessa domanda: che cos'è che io dovrei sapere ma non riesco a vedere? Che cosa vuole dirmi questa sensazione? Che cos'è che è importante che io comprenda? E aspetta in silenzio quello che succede. Spesso cosa accade? Accade che abbiamo dei piccoli flash, possiamo vedere delle persone, delle situazioni, possiamo vedere delle immagini particolari che non sono quasi mai casuali, prodotto della fantasia. Anche nel caso in cui fossero una creazione della nostra fantasia, potete stare certi che quella creazione non è casuale. C'è sempre un dettaglio, un'informazione importante per capire cosa ci crea quel problema, a parte il fatto stesso di essere stati lasciati o di voler lasciare quella persona o di non sentirsi in grado di recuperare il rapporto, perché molto spesso alla base delle insicurezze, delle sofferenze, anche di fronte a fatti reali, non c'è solo la sofferenza del fatto in sé, ma c'è anche un eco di un qualcosa nel passato che abbiamo in qualche modo cancellato, abbiamo ricoperto, ma che vive dentro di noi, e ogni volta si presenta una situazione che per alcuni aspetti può somigliare alla situazione, all'evento che ha generato la prima volta originariamente quella sensazione, quel dolore, quello stato di disagio, si verifica nuovamente, come fosse un allarme, come ci fosse un collegamento. Ti consiglio di respirare la sensazione, cioè di respirare immaginando che il punto nel quale entra l'aria sia proprio quel luogo del tuo corpo dove provi quella sensazione. Aspira l'aria, falla entrare nella sensazione, e quando butti fuori l'aria immagina che quest'aria sia sporca, sia carica di sedimenti, di scorie, e falla riuscire da quella sensazione, come per ripulirla quasi magicamente. Quando sarai riuscito o riuscita a vedere qualcosa dietro queste sensazioni, che tu dovrai scavare un po' come la buccia della cipolla, no? Quando sentirai una sensazione dovrai fare le domande e osservare che cosa emerge alla coscienza. Quando la sensazione si sposta o cambia, andare sull'altra sensazione e fare la stessa domanda e vedere, osservare se il feedback che viene a te è sempre lo stesso. Spesso capita anche questo, c'è sempre la stessa immagine, la stessa situazione che si ripropone continuamente. Quando avrai capito un attimino, avrai un quadro di questa sensazione, questa persona, perché può essere anche questo fatto, questa azione che si sta svolgendo, chiudendo gli occhi cerca di ricostruirla nella mente. Crea una foto con l'immagine saliente, principale di quella situazione, di quella persona, di quello scorcio che riesci a vedere, che chiaramente ha un aspetto visivo, sicuramente ha un aspetto a livello di emozione, ed ha anche un aspetto, diciamo, a livello tattile, a livello proprio di senso. La cosa che ti chiederò di fare adesso è di concentrarti su questa immagine, vedere questa immagine e cercare di cambiarla in questo modo. Osserva l'immagine che hai di fronte come se fosse uno schermo, con quel viso, quella situazione, quell'azione. Comincia a osservare il colore di questa scena. Magari è un colore scuro,
lavoro, comincio a osservare se c'è un colore predominante, se c'è rosso, se c'è giallo, se c'è verde. Questa scena produce dei suoni, se ci sono delle voci, se c'è una musica, se c'è un suono ambientale. E una volta osservati questi dettagli, devi riuscire con la forza della tua creazione, della tua immaginazione, della tua creazione immaginativa, di cambiare alcuni dettagli di questa immagine. Una cosa fondamentale, si può fare su tanti dettagli, però io ti dirò di fare solamente le cose essenziali. Innanzitutto guarda il colore della scena, se è un colore caldo, se è un colore freddo, se ha colori, se è bianco e nero. Se la scena è in bianco e nero, tu dovrai immaginarla a colori, come se con gli occhi, vedendo questa immagine, tu possa trasformarla e commutare questa immagine in bianco e nero a colori. Se è a colori, trasformala in bianco e nero. Se questa immagine è racchiusa in uno schermo rettangolare, come il 90/100 è, cambia gli angoli dello schermo e crea uno schermo rotondo, in maniera che questa immagine che hai trasformato in bianco e nero a colori abbia quindi non più una cornice rettangolare ma una cornice tonda. Se senti musica dentro questa scena, toglila completamente e osserva la scena con le trasformazioni che tu gli hai dato. Adesso apri gli occhi, distraiti e abbandona questo esperimento. Qualche minuto dopo, lascia 1-2 minuti, anche 3 minuti, fai altre cose, distraiti e poi ritorna a immaginare la scena originale. Vedi se riesci a vederla come era originariamente oppure se ti è rimasta la visione della trasformazione. Se la vedi già trasformata, se duri fatica a rivederla come era prima, è un ottimo segno. Se non succede questo, rifai la stessa procedura, cioè cambia l'intonazione del colore, togli il suono se c'era, cambia la dimensione e la forma della cornice. Io ti ho detto di stondarla, puoi anche cambiarla in altre forme, l'importante è che sia diversa da quella che è in originale. E fallo velocemente, poi distraiti, passano 2-3 minuti, prova a reimmaginare la scena. Vedrai che poi la scena originale durerai sempre più fatica a vederla. Vedrai come primo flash, vedrai la scena trasformata. Questo è un buon segno, è un ottimo segno. Se si presenta la circostanza tale per cui durante l'esperimento, osservando la sensazione fisica, non emerge nessun tipo di immagine, ma continui a sentire quella sensazione e quel dolore, dovrai procedere nel modo seguente. Osserva la sensazione e adesso ti chiederò di immaginare, senza giudicare quello che ti sto dicendo, la sensazione. Prova a definire una forma di questa sensazione. Che forma può avere questa sensazione? Non ci stare a pensare tanto, ma deve essere la prima cosa che ti viene in mente. Può essere una sfera, può essere un cubo, può essere qualsiasi tipo di forma. Una volta che visualizzi la forma, immagina questa sensazione, che colore ha, e dipingi la forma che hai visto con il colore che ha senso, ti indica quella sensazione. Se dovessi immaginare il movimento di questa sensazione, come si muove? Gira su se stessa, è un vortice, oscilla, va in alto o in basso. Ecco, trasmetti questo movimento all'oggetto che vedi. La seconda fase sarà quella di cambiare completamente queste modalità, cioè se l'oggetto è una sfera, trasformalo in un cubo o in un'altra forma. Se l'oggetto è rosso, fallo diventare verde. Se l'oggetto fa un certo tipo di movimento, cambia il suo movimento e il senso del movimento. Per esempio, se gira in senso orario, fallo girare in senso antiorario. Se oscilla da destra verso sinistra, fallo andare dal basso verso l'alto. Nello stesso modo, se oscilla dall'alto verso il basso, fallo andare da destra a sinistra o da sinistra a destra. Cambia il senso.
Fai questa procedura e prova a staccarti un attimo dall'esperimento, 2-3 minuti, bicchiere d'acqua, sigaretta, quello che vuoi, rilassati, rifai l'esperimento, riimmagina la sensazione, la forma. Guarda se riesci a vedere subito la forma originale oppure se vedi la forma cambiata, se fra gli occhi della mente fai confusione fra l'immagine precedente e quella che hai modificato. Se succede è un ottimo segno, altrimenti ricomincia tutto da capo e cerca di farlo sempre più velocemente. La velocità è l'ingrediente importante, sia per quanto riguarda la sensazione e la forma di cui abbiamo appena parlato, sia per quanto riguarda la scena. Tutte le volte che lo rifai cerca di farlo sempre più velocemente con la mente. Cambiare il colore bianco e nero, forma della cornice, elimina suoni, tac, velocemente. È importantissimo. Quindi questa è la tecnica, i passi fondamentali sono rilassamento, respiro consapevole, pochi secondi, qualche minuto, il tempo che ti ci vuole. Secondo passaggio, apriti alle sensazioni che ti fanno stare male. Queste sensazioni possono riguardare il fatto di voler conquistare la persona che ti ha lasciato e sentire qualcosa che non va, cioè sentirti con dei dubbi grossi, sentirti insicuro, sentire che non andrà bene, le paure. Ecco, fare emergere queste sensazioni alla tua coscienza e sentirle pervadere il corpo, sentire dove sono nel corpo. Allo stesso modo sensazioni di dubbio per chi deve prendere una decisione, vuole interrompere una relazione e non sa come fare. In realtà questo va bene anche per chi deve, per dire, fare la propria confessione a una persona e non sa come fare, cioè vale per le stesse emozioni che incorrono in questi casi, cioè emozioni limitanti, può servire anche per questo. Fai emergere tutte le sensazioni che ti bloccano, che ti fanno sentire un ostacolo, che ti creano delle paure, che ti creano delle emozioni negative. Fase successiva ancora, concentrati sul dolore localizzato, fai le domande, fagli le 2 o 3 domande che ti ho elencato, che sono: cosa si nasconde, cosa c'è dietro questa sensazione? Seconda domanda potrebbe essere: che cosa questa sensazione vuole farmi sapere, vuole farmi vedere che io non riesco a vedere? Terza domanda è: che cosa si nasconde dietro questa sensazione, che cosa c'è che io devo sapere assolutamente. Dopodiché ispeziona, cioè vedi se la sensazione, il dolore, il disagio rimane. Se rimane, procedi con il discorso della forma, il cambiamento della forma. Se si sposta, indaga ancora e controlla, applica la stessa procedura, le stesse domande sulle sensazioni via via che si spostano, osserva subito, cerca di recepire le immagini che si producono da queste domande, da questi pensieri, queste riflessioni profonde, se sono persone, se sono scene, se sono fatti, se sono oggetti, e poi procedi come ti ho indicato, chiudendo gli occhi e vedendo nello schermo della tua mente, dietro i tuoi occhi, questa immagine, e cominciando a cambiare il colore, cominciando a cambiare il rumore, cominciando a cambiare la forma della cornice. Questo è l'esercizio. Fallo con cura, con calma, ripetilo più volte e vedrai che ti darà una grande mano. Detto questo, io ti saluto, ti abbraccio in maniera fraterna, in maniera sincera, ti ringrazio di aver visto questo video, mettimi nei commenti, mi raccomando, ci tengo, tutte i tuoi dubbi, le tue perplessità, e ti risponderò senz'altro. Se vedi negli altri miei video rispondo sempre, e ti saluto, ti ringrazio e ti auguro una vita splendida. Ti ricordo sempre che seguendo i video di Migliorarsi in Pratica la tua vita rischia di diventare magica. Detto questa cosa, ti saluto veramente, ti auguro veramente una bellissima giornata, una bellissima nottata e una splendida vita. Ciao!